Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Carvasin Teofarma ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Carvasin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Carvasin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Carvasin? Carvasin è un farmaco a base del principio attivo isosorbide di nitrato, appartenente alla categoria degli nitrati e nello specifico nitrati organici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teofarma. Carvasin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Carvasin 10 mg 50 compressi, Carvasin 40 mg 50 compressi, Carvasin 5 mg 50 compresse sublinguali. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Teofarma ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe C. Principio attivo isosorbide di nitrato, gruppo terapeutico nitrati, forma farmaceutica. Compressa, indicazioni: insufficienza coronarica, prevenzione e cura dell'angina pectoris. Il Carvasin sublinguale, per la sua rapidità d'azione, può essere indicato nella cura dell'angina di petto. Per la durata della sua azione, di circa 2 ore, è indicato nella prevenzione dell'attacco di angina quando ci si impegna in uno sforzo che può provocare l'attacco, attività muscolare, atto sessuale, pasto abbondante. Il Carvasin per uso orale, di azione meno rapida, ma più prolungata, è indicato nella prevenzione degli attacchi di angina di petto e nella terapia dell'insufficienza coronarica. Posologia: la dose iniziale non dovrebbe superare i 5 mg per il verificarsi occasionale di gravi effetti ipotensivi. Carvasin sublinguale. Le compresse si sciolgono in 20 secondi, lasciar sciogliere una compressa sotto la lingua come cura e o prevenzione dell'attacco di angina di petto. La somministrazione sublinguale può essere ripetuta ogni 2-3 ore. Carvasin 10 mg compresse. Una compressa 4 volte al dì, prima dei 3 pasti e prima di coricarsi. Carvasin 40 mg compresse. Una compressa ogni 12 ore. La scelta del Carvasin sublinguale o orale dovrebbe essere fatta sulla base della durata di azione piuttosto che sul grado di risposta, visto che questa è la maggiore differenza osservata tra queste formulazioni. Per ottenere un completo effetto terapeutico è importante che il dosaggio della forma sublinguale e orale sia individualizzato in accordo con le esigenze del singolo paziente, con la risposta clinica e il monitoraggio emodinamico. La terapia con Carvasin dovrebbe cominciare con il più basso dosaggio efficace e poi aggiustata secondo le necessità, in base alla efficienza del ventricolo sinistro. La dose iniziale dipende dalla valutazione delle gravità dello scompenso di cuore. Popolazioni pediatriche: la sicurezza e l'efficacia del Carvasin nei bambini non è stata stabilita. Uso geriatrico: gli studi clinici sul Carvasin non hanno incluso un numero sufficiente di soggetti con età uguale o maggiore di 65 anni, per poter determinare se questi rispondono in modo differente rispetto ai soggetti più giovani. Altre esperienze cliniche non hanno individuato differenze nella risposta tra pazienti giovani e anziani. In generale, la scelta della dose per un paziente anziano deve essere cauta, cominciando normalmente dal dosaggio più basso, considerando una maggiore frequenza di ridotta funzionalità epatica, renale o cardiaca, di malattie concomitanti o altre terapie farmacologiche. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri nitrati o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Infarto miocardico in fase acuta, insufficienza circolatoria acuta, shock, collasso circolatorio, shock cariogeno, a meno che non sia mantenuta una sufficiente pressione telediastolica per mezzo di adeguati provvedimenti, grave ipotensione arteriosa, pressione sistolica 90 mmHg, cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, pericardite costrittiva grave, ipovolemia, tamponamento cardiaco, pazienti con ipertensione polmonare primaria, gli inibitori della fosfodiesterasi, sildenafil,
vardenafil, tadalafil, potenziano gli effetti ipotensivi dei nitrati e, pertanto, la co-somministrazione con nitrati organici è controindicata, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze: Carvasin deve essere usato con cautela e sotto controllo medico nelle seguenti condizioni: glaucoma, anemia marcata, ipertiroidismo, trauma cranico, emorragia cerebrale, stenosi aortica o mitralica, soggetti con predisposizione all'ipotensione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Isosorbide di nitrato può agire come antagonista fisiologico della norepinefrina, acetilcolina ed istamina. I nitrati possono causare ipotensione come risultato di una vasodilatazione periferica. L'alcol può aumentare questo effetto. La contemporanea, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Carvasin insieme ad altri farmaci come Adcirca, Balcoga, Blueral, Cialis, compressa rivestita, compresse rivestite, Cialis, compressa rivestita, Dalerpen, compressa rivestita, Dimaviv, compresse rivestite, Elutatis, Grampidam, Levitra, Misildecard, Prelude, Prescofil, Rabestrum, Revatio, compressa rivestita, Revatio, polvere, Revatio, soluzione, uso interno, Sildenafil ABC, Sildenafil Accord, Sildenafil Actavis, compressa rivestita, Sildenafil Alter, Sildenafil Resto Pharma, Sildenafil Aurobindo Italia, Sildenafil Aurobindo, Sildenafil Doc Generics, Sildenafil Doc, Sildenafil Dr. Redis, Sildenafil AG, Sildenafil Germed, Sildenafil Maxmind, compresse rivestite, Sildenafil Milan, Sildenafil Pensa Pharma, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Sandoz, Sildenafil San, Sildenafil Technigen, compressa rivestita, Sildenafil Teva Italia, Sildenafil Teva, Sildenafil Zentiva, Siler, Tadalafil Accord, compressa rivestita, Tadalafil Alter, compressa rivestita, Tadalafil Aristo, compressa rivestita, Tadalafil Aurobindo, compressa rivestita, Tadalafil Cipla, Tadalafil, compressa rivestita, Tadalafil Doc Generici, compressa rivestita, compresse rivestite, Tadalafil Doc Generici, compressa rivestita, Tadalafil AG, compressa rivestita, Tadalafil Eurogenerici, Tadalafil Germed, Tadalafil Krk, compresse rivestite, Tadalafil Milan, compressa rivestita, Tadalafil Pensa, compressa rivestita, Tadalafil Sandoz GmbH, Tadalafil Sandoz, Tadalafil San, Tadalafil Technigen, compressa rivestita, Tadalafil Teva, compressa rivestita, Tadalafil Zentiva, Tadap, Talmanco, Telefil, compressa rivestita, Vardenafil Accord, Vardenafil Resto Pharma, Vardenafil Aristo, Vardenafil Doc, Vardenafil Egstada, Vardenafil AG, Vardenafil Krk, Vardenafil Milan, Vardenafil Pensa, compressa orodispersibile, Vardenafil Pensa, compressa rivestita, Vardenafil Sandoz, Vardenafil Teva Generics, Vardenafil Teva Italia, Vardenafil Zentiva, Viagra, compressa orodispersibile, Viagra, compressa rivestita, Vizarsin, compressa orodispersibile, Vizarsin, compressa rivestita, Zapfil, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Carvasin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Carvasin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non ci sono studi adeguati e ben controllati nelle donne durante la gravidanza. Carvasin può essere usato in gravidanza solo se strettamente necessario e dietro prescrizione e continua supervisione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Carvasin può alterare le capacità di reazione e ridurre i riflessi nella guida dei veicoli e nel controllo di macchinari. Questo effetto può essere potenziato dal consumo di alcol. Effetti indesiderati: la maggior parte delle reazioni avverse sono ascrivibili all'attività farmacodinamica e sono dose dipendenti. È possibile la comparsa di cefalea all'inizio del trattamento, che solitamente scompare con la prosecuzione della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi.
caduta pressoria di 90 mmHg, pallore, sudorazione, pulsazioni, deboli, tachicardia, vertigine posturale, cefalea, astenia, vertigine, nausea, vomito, diarrea, sonnolenza, avvampate. È stata segnalata metaemoglobinemia in pazienti in trattamento con altri nitrati organici. Durante la biotrasformazione di isosorbide mononitrato si liberano ioni nitrito che possono causare metaemoglobinemia e cianosi con conseguente tachipnea, ansia, perdita di coscienza e arresto cardiaco. Non si può escludere che un'overdose di isosorbide di nitrato possa causare questa reazione avversa. Con dosaggi molto elevati la pressione intracranica può essere aumentata. Questo può comportare sintomi di natura cerebrale. Procedura ordinaria. Interruzione dell'assunzione del farmaco, procedure ordinarie in caso di ipotensione nitroderivata. Il paziente deve essere posto in posizione orizzontale con la testa abbassata e le gambe sollevate. Somministrazione di ossigeno, aumento del volume plasmatico, liquidi endovena. Trattamenti specifici antishock, ricovero del paziente in terapia intensiva, procedura speciale. Fare in modo di aumentare la pressione arteriosa, se essa è molto bassa. Agenti vasopressori devono essere utilizzati solo in quei pazienti che non rispondono ad un'adeguata reintegrazione dei liquidi. Trattamento della metaemoglobinemia. A partire da un livello di 0,8 g/100 ml di metaemoglobinemia, il trattamento consisterà in una somministrazione intravenosa all'1% di blu di metilene, 1-2 mg/kg. In casi meno gravi, la dose di 50 mg/kg dovrebbe essere somministrata per via orale. Si raccomanda un trattamento in un centro specializzato. In caso di segni di arresto respiratorio e circolatorio, iniziare immediatamente le procedure di rianimazione. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Vasodilatatori utilizzati nelle patologie cardiache. Codice ATC C01 da 08. Il Carvasin, isosorbide di nitrato, è un vasodilatatore dimostratosi efficace nell'insufficienza coronarica e nell'angina di petto, aumentando, per il migliore flusso, proprietà farmacocinetiche. L'isosorbide di nitrato ha una solubilità paragonabile a quella della nitroglicerina e di gran lunga superiore a quella del pentaeritritoltetranitrato. Somministrato per via sublinguale, esso viene rapidamente assorbito e manifesta dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel ratto, via orale, è di circa 1100 mg/kg. Esperimenti sugli animali indicherebbero che 500 volte la dose terapeutica usuale dovrebbe essere richiesta per produrre effetti tossici sull'uomo. Elenco degli eccipienti Carvasin: 5 mg compresse sublinguali. Lattosio, amido, eritrosina, e 127, cellulosa polvere, magnesio stearato. Carvasin 10 mg compresse. Lattosio, mannitolo, amido, saccarosio, magnesio stearato. Carvasin 40 mg compresse. Lattosio, alluminio tristearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Carvasin a base di isosorbide di nitrato sono: Carvasin, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.